un pesce che dice adesso devo imparare a volare perché è fuori dalla mia comfort zone. Non è un bravo imprenditore, è un coglione, un ritardato. Ma che cazzo sta facendo? È un imbecille. Quindi eh, c'è differenza tra rifiutare la propria natura, ma intesa come il proprio talento, le proprie predisposizioni, paradossalmente la propria unicità. Cioè tu dici io so fare questo, ma devo uscire dalla comfort zone, faccio tutto tranne che questo. Ma sei scemo. Today, we're talking with Luca Barboni, the man himself who brought growth hacking into the Italian market. He's telling his story of how he became a founder and the painful mistakes of choosing the wrong co founders. It all starts with proving yourself that you're good enough and then ending up understanding that you didn't really need to prove anyone anything. This conversation is in Italian, so if you don't speak Italian, use the captions below and hope you enjoy. Eccoci qui e bentornati alla Founder Bible. Oggi in italiano parliamo con Luca. Come va oggi? Bene, bene, ciao, grazie intanto dell'invito, per l'opportunità di essere qui. Super. Senti un po' Luca, vado diretto al punto e rompiamo il ghiaccio. Allora, perché sei founder? Qual è la tua storia? E soprattutto, perché sei ancora founder? Come mai hai deciso di continuare questa vita da pazzi? Beh, la risposta breve probabilmente è perché sono un pessimo dipendente. E Evidentemente, quella è ormai la risposta classica, siamo assodata. unemployable ormai, quindi. Esatto, esatto. No, a parte questo, io in realtà ho iniziato a lavorare da dipendente dentro una startup. Poi ho affrontato una fase da freelance, consulente one man band, diciamo, per cogliere l'opportunità che era al tempo, lo è ancora, insomma, di approfondire l'ambito growth, quello che in Silicon Valley stava esplodendo come growth hacking. Da questa parte ne parlavano ben pochi e quindi, diciamo, posto davanti alla scelta tra posso restare in questo team, in questa squadra, investirci diversi anni e forse fare una exit, avere quindi un grande caso studio e da quel punto in poi cominciare a sviluppare il mio percorso oppure licenziarmi adesso e seguire questo percorso con le mie regole, con i miei tempi, con le mie velocità, chiaramente anche con molto più rischio. E ho deciso di fare questa seconda cosa. Quindi diciamo, la prima vera scelta di essere founder di me stesso l'ho presa per un discorso direi di velocità e di controllo sul mio percorso, perché l'altro fattore è che mi sono detto, se io, per carità, fantastico avere un caso di exit sulle spalle in cui facevi parte dell'azienda, no? Però, come posso dire, ehm, dipende tantissimo anche dal team, cioè sarebbe folle pensare che ce la fai da solo o la exit la fai perché c'eri te, palesemente è falso. Questo significa anche quanto ti fidi della squadra, perché in questo senso la squadra controlla il tuo destino, tra virgolette, no? Quindi quanto è probabile, numero uno, quanti anni devo investire? 5, 7? Prima che questa cosa succede? Forse se succede, e dipende da tutti. E seconda cosa, questi 5-7 anni, se invece me li gioco con le mie carte, con i miei tempi, che cosa mi possono portare? Quindi per un tema di controllo sulla velocità, anche un po' proprio direi di sperimentazione, perché comunque era tutto da vedere. E, ho deciso di fare intanto questo passo. Poi secondo me un secondo livello di founder-founder, quindi il passaggio da diciamo, freelance a imprenditore, l'ho fatto al 2018 quando effettivamente ho fondato l'azienda, quindi proprio tecnicamente sono diventato eh, founder, imprenditore e nel 2018, quindi dopo qualche anno di questa fase da freelance, e lì in quel caso, diciamo, di nuovo forse c'era un po' questo fattore della, se vogliamo, di esplorare una forma di progettualità diversa. Cioè, fase 1 dipendente, anche se comunque di una realtà molto veloce, molto dinamico come una startup di stage. Poi consulente, freelance, eccetera, e poi imprenditore che ha un team, che ha un'azienda, quindi cambia anche il livello con cui fai le cose, perché prima io facevo primariamente growth, dopo invece io faccio impresa, cioè un conto è fare l'idraulico, un conto è fare il titolare di un'impresa di idraulica. L'idraulico ha a che fare con i tubi, il titolare ha a che fare con i fogli Excel, i tubi non li vedi più. Anzi,
se vedi tubi tutto il giorno stai sbagliando qualcosa, significa che non è cambiato un cazzo. Sei un artigiano, non sei un imprenditore. Quindi poi il secondo salto è stato eh, trovare il modo, perché chiaramente in partenza fai tantissime cose, un sacco di dubbi da tutte le parti, ed è normale, però poi costruire appunto un sistema. E ti direi, lì, in quel caso il secondo salto ha avuto molto a che fare proprio con direi molto col tema della zona di comfort, cioè io so che questa cosa la so fare, questa cosa che al tempo era la consulenza I strategica, tubi. eccetera. Sì, esatto, i tubi, però per esempio fare questa cosa, scalare questa cosa, non si può fare, o meglio, non ha senso farla non si può fare con un team, per esempio. Non si può fare gestendo magari appunto più persone, più clienti con una struttura molto più grande. Quindi fare impresa mi avrebbe costretto a imparare tante cose che non sapevo, confrontarmi con problemi di una scala diversa e quindi al tempo almeno è un po' come quando, io spesso faccio questo esempio, un po' come quando in Matrix 1 ci sta il momento, non tanto della pillola, ma quello della macchina, quando lui sta per scendere dalla macchina prima di arrivare a Morpheus e è tentato perché ha visto quella schifezza della spia insettoide, eccetera, e gli dicono tu puoi anche andare, però il punto è che tu lo sai già che cosa c'è alla fine di quella strada. Mentre invece sai che non hai idea di quello che ti può aspettare se ci segui, no? E io lo sapevo già che cosa c'era in fondo a quella strada. C'era altri clienti, aumentare il valore per ora, fare contenuti online, fare videocorsi, diventare un creator forse, eccetera, eccetera. E quelle cose già le conoscevo, per male le sapevo fare. Il punto sarebbe stato solo farle più spesso, più in grande. Dall'altra parte invece fare struttura, creare asset, delegare, creare team, avere anche a livello finanziario un patrimonio, avere delle share di qualcosa che cresce. E in quel momento ho deciso che per me era più interessante sfidarmi a provare a farlo in quest'altro modo. Eh, poi, poi se vuoi ne parliamo, se sono ancora di questa idea, però Sì, no, esatto, questa è la no? mia La risposta. seconda domanda è sempre: ma perché lo sei ancora? Senti, io andrei già alla terza a questo punto. Vai, Raccontami un po' le porte in faccia, no? Quelle che ok, ormai stanno diventando proprio il leitmotiv di queste conversazioni, perché in Founder Bible io mi sono un po' rotto delle storie di successo, nel senso che sono ovviamente fantastiche e nessuno qua sarebbe a raccontare nulla se non volesse cercare di migliorarsi, di raccontare il bello che sta facendo, no? mhm, Io credo che però solo bello e niente di quello che c'è dietro per arrivarci è un po' una certo, narrativa miope, giusto? Perché alla fine siamo tutti a sudare, a sanguinare e oggi noi ce la facciamo, ci stiamo sorridendo in questa chiacchierata perché quando lo guardi, no, quando you look forward, come diceva, scusami, you look backward, come diceva Steve Jobs, no? Steve Quando Jobs. connetti i puntini all'indietro e tutto ha senso, ma quando ci sei lì nel mezzo ti chiedi qualcosa, no? Quindi per te quali sono state queste esperienze? Dov'è che hai veramente patito e poi da lì chiaramente cosa hai imparato di più da quelle esperienze? Guarda, ti direi che un cambio importante che è poi anche relativamente recente, parliamo tipo di 2 anni fa, è in parte deriva anche con questa scelta, questo cambio, eccetera, però direi che è un po' lo sganciarsi da equilibri o cicli viziosi che si stabiliscono tra soci in qualche modo. Nel senso che comunque la relazione tra co-founder è importantissima, no? Eh, e, mh, e soprattutto non va mai sottovalutato quanto quello che succede nell'azienda derivi moltissimo dalla personalità, quindi dai pregi e i difetti di chi la fonda. E, e se sono più persone significa che questo effetto si moltiplica, diventa ancora più intricato, perché non è neanche una persona sola, sono i limiti, i pregi e i difetti di un gruppo di persone che poi interagisce anche tra di loro. Quindi quello che è successo a me è che, ripeto, neanche 2 anni fa, recente, mi sono reso conto di essere, numero uno, tra parentesi, non è una cosa che dico in maniera
maliziosa, antagonista verso i miei soci. Siamo tutti complici di non esserci resi conto di questa stronzata, io verso me stesso e loro verso loro stessi, verso me stesso, di aver permesso che accadesse cosa che paradossalmente io sono stato scelto, ho voluto, nessuno mi ha costretto. E, nel fare azienda grazie alle mie connessioni, la mia capacità per esempio di fare networking, di trasmettere questi concetti complessi alle imprese, di far affascinare anche le persone verso questi argomenti, il marketing data driven, la sperimentazione aziendale, eccetera. E poi di fatto sono stato messo sottoterra in una cantina a fare i task di nascosto. Quindi tutto quello che io ho costruito negli anni prima, che era la ragione per cui io ho acquisito valore, nelle fiamme, nel cesso, perché in altrettanti 5 anni sottoterra in cantina a fare l'imprenditore che ripara i bulloni che sono rotti e litiga con la gente per farsi pagare le fatture in ritardo, quel network non è che è morto, per carità, per fortuna no, perché è reale. Però pensa se invece stavo là fuori paradossalmente a fare lo stesso macello che facevo prima quando ero freelance, in cui mi basavo molto sul personal branding. Quindi il paradosso è che io la porta in faccia me la sono data da solo, che è il colmo da deficienti più grande che ci possa essere, e me la sono data da solo nel senso che ho permesso a questo ecosistema impresa, questo gruppo di soci, di mettermi nella condizione in cui non dovevo essere, di fare cose che non mi competono, che non dovrei fare, e invece di stare lontano dalle cose che mi competono, che so fare meglio di tutti quanti, non dico in Italia, ma sicuramente nel gruppo di persone che stanno là dentro, sì, sicuramente sono quello che sa fare meglio. E Che è senti un l'errore po', più, ma che è l'errore più grande per un manager, no? Non mettere le persone dove devono infatti, stare, tra l'altro. ma senti un po' su questo. Allora, io mi sono trovato in una situazione molto simile Ah, e fa sorridere in realtà perché da 8-9 mesi, 7 mesi, 8 mesi sono su un nuovo progetto, no? E ho riniziato a fare delle cose che non facevo da anni. Sono tornato a fare comunicazione, questo genere di conversazioni con i founder. Mia moglie, che mi vedeva lavorare e saltellare in giro per casa dicendo che figo, sto facendo di nuovo questa cosa, ho appena scritto il mio primo sì, sì, articolo di blog, ho appena fatto il primo podcast, mi sono riilluminato certo. e mi ha detto, Male, ma tu ti rendi conto di quanto tempo ti sei appunto scavato la fossa da solo, Sì, no? sì. Quindi completamente relate, no? Con questa cosa. Però Mhm, sono curioso di sapere di più sul personale, cioè a livello mentale, perché io mhm, so quello che è successo a me e ho visto quello che è stato a livello energetico il post, cioè ritornare a fare quello che sei fatto per fare, no? mhm. E soprattutto non accettare più compromessi, nel senso, magari è una fase anche di maturità professionale, del tipo, prima la maturità in quel momento era fare un po' di tutto perché volevo aiutare e fare in modo che le cose andassero bene. Ora che ho capito la lezione, col cavolo che la faccio, perché so che quel tempo investito in altre cose è peggio, no, ha meno eroi rispetto ad altre. A livello mentale, per te, che cosa è stato tutto questo? Guarda, tornando alle cose che dicevamo anche nelle premesse, cioè di smontare un po' la hustle culture, io penso che sia stato fatto un sacco di marketing imbecille a questo concetto che io stesso ho citato prima della comfort zone. Nel senso, come posso dire, un pesce che dice adesso devo imparare a volare perché è fuori dalla mia comfort zone, non è un bravo imprenditore, è un coglione, un ritardato, ma che cazzo sta facendo? È un imbecille. Quindi eh, c'è differenza tra rifiutare la propria natura, ma intesa come il proprio talento, le proprie predisposizioni, paradossalmente la propria unicità. Cioè tu dici io so fare questo, ma devo uscire dalla comfort zone, faccio tutto tranne che questo. Ma sei scemo! Quindi io penso che un sacco di persone non si rendono conto di quanto sia imbecille seguire questo mito della comfort zone e che poi 9 volte su 10, perché è veramente difficile essere lucidi su queste cose, che, come dici tu, c'è anche molto una componente emotiva, no? Quella componente emotiva però poi che cosa ti porta a fare? Ti porta a investire un sacco di energie, un sacco di tempo nel fare delle cose che... E la cosa paradossale è che il peggio che ti può capitare non è
che non le raggiungi, cioè ti dai obiettivi impossibili, ma è che poi a forza di capocciate li raggiungi pure, e solo quando li raggiungi ti rendi conto che non te ne frega un cazzo di stare qui dove sei arrivato, e che tutta questa fatica e anni di vita che non torneranno mai più indietro sono un periodo della tua vita che tu hai impiegato per fare una di queste due cose, uno di questi due bug. O dimostrare a qualcuno, incluso te stesso, eh, di essere qualcosa che non sei, perché io posso anche mettermi sotto, studiare, eccetera, e diventare bravo, poi per carità, io lo so fare benissimo la landing page, però, era per fare un esempio, però posso anche veramente impegnarmi e tutto quanto e diventare il top che fa le landing page. Il punto è, ma quindi, cioè, vale veramente la pena? Questo è il punto, questo è il mio migliore investimento di tempo. E soprattutto, qual è il valore di dimostrare a me stesso o a quell'altra persona che io la so fare questa cosa? Perché? Oppure, altra possibilità, di dimostrare sempre là, agli altri o a te stesso, a qualcuno, di essere qualcosa che tu sei sempre stato. Cioè, solo perché non vado in piscina tutti i giorni non significa che non so nuotare. Solo perché prima di riuscire a fare quella cosa, solo perché solo perché acquisto consapevolezza del fatto che per fare quella landing page devo prima fare questo master e fare delle esperienze, non significa che le devo fare per forza. Certo, se decido di andare là, dovrò fare delle esperienze formative, dovrò imparare, ma io ho la capacità di imparare. Quindi è un po' come no, il multiverso Marvel, cioè mi proietto in quella direzione e vedo che ha voglia di errori e imparare, e fai questo corso, fai quest'altro corso, fai queste esperienze, cazzo, una certa ce la fai. Ora che lo sai, ora che il punto non è ce la farò o non ce la farò, ma è solo per fare sta cosa a te personalmente, ad altri magari di meno, ci vogliono 10 anni in questo universo parallelo. Per fare quest'altra cosa ce ne vogliono 7, per quest'altra cosa ce ne voglio 3. Se fossi diverso ne basterebbe uno, ma tu sei un po' lento su queste cose, ce ne vogliono 10, eccetera. Solo perché hai stabilito che questa fatica ti separa dall'obiettivo, non significa che devi per forza dire, beh, allora abbraccio questa sfida. Ma che sei scemo? Cioè, ogni sfida che ti capita per terra la prendi, dici sì e vado. E soprattutto tutto questo senza acquisire consapevolezza del tema di prima. Cioè, se sei un pesce, perché stai tentando di volare? E anche se ce la fai, ok, ora sei un pesce che vola. E quindi, bravo! Applauso! I tuoi genitori morti saranno fieri di te. I tuoi amici pure, i tuoi soci, tutti grande. Domani però ti svegli sempre alle 7 e si torna a lavorare. Che cosa hai ottenuto? Che cosa è cambiato? Quindi direi che, diciamo, per certi versi, non solo, ma questo episodio, secondo me, a livello più profondo, cosa corrisponde? Corrisponde al fatto che, diciamo, ho maturato questa cosa che troppo spesso vediamo gli obiettivi come dei sassi no, sì, come dei sassi che tiri lontano, ma tu li tiri e poi come uno scemo con la corda ci vai. Molto spesso questi sassi neanche li tiriamo noi, ce li tira la società, tipo devi diventare ricco. Io sono bravo a fare i soldi, faccio marketing di mestiere, sono una pippa a gestirli, infatti non so il CFO della mia azienda. Però, cioè, se io avessi 1 milione domani, non saprei, cioè, saprei cosa fare per delle cose, però cioè, per esempio, a livello di investimenti, piano pensione, come combattere queste cose base, le sto affrontando ancora adesso, le sto ancora giostrando con la mia finanza personale, cioè, un sacco di gente prende in prestito obiettivi dalla società, devi diventare ricco, devi andare a Dubai, oppure io per fortuna mai avuti, eh, oppure per se stesso, dalle proprie insicurezze, per compensare le proprie insicurezze. Ma compensare le proprie insicurezze è una fatica inutile. Tienitele, va bene, le puoi superare. Solo perché puoi superare qualcosa non significa che devi farlo. Io potrei bere 3 bottiglie di Coca-Cola di seguito, poi vomito, però potrei farlo. Devo farlo? No, no, grazie. Passo, potrei farlo. È una sfida, lo devo fare? No, non credo, puoi anche non farlo. Io sono un freelance e voglio crescere. Che devi fare? Devi fare un SRL per dimostrare al mondo che hai le palle? No, vai tranquillo, puoi anche non farlo. Se ti va lo fai, se no no, uguale. Cioè, a nessuno frega un cazzo della vita tua, a nessuno. Dovrebbe fregare a te. Questo è Guarda, il punto. è assurdo perché
Una delle citazioni che mi capita di ripetere abbastanza spesso proprio su questo punto, non mi ricordo esattamente chi l'abbia detta, ma ho quei classici video dove l'host va in giro ai Sì, billionaire a chiedere: ma tu che ho cosa, capito. cosa ne pensi della tua storia, eccetera? Qual è uno dei principali punti che guardi tornando indietro nel tempo, no? E questa persona dice che quando sei giovane tu pensi che a tutti importi cosa tu faccia Sì, sì, e sì, sì. quindi per quello, come dire, ti muovi di conseguenza. Poi quando cresci inizi a fregartene di quello che la gente pensa che tu faccia, fino a che non arrivi ad essere adulto, vecchio, saggio e ti rendi conto che nessuno gliene è mai fregato un È cavolo di mai quello che fregato. facevi. Sì, esatto, esatto. Sì, sì, sì. Senti un po', Luca, questo è un argomento veramente interessante e tra l'altro, cioè, è veramente allineato un po' a Ok. quello che è anche il mio percorso, quindi mi sento chiamato in causa più del solito. Mhm. Io sono curioso di capire un po', per, secondo te, guardando indietro a queste faccende, perché hai fatto certe cose? Cioè, a chi dovevi dimostrare che cosa, diciamo così, da un punto di Mhm. vista un po' più interiore? Faccio un po' il terapista, al Sì, contrario, in sì. questo momento. Guarda, sicuramente quella persona era me stesso, nel mio caso. Quindi me stesso, o meglio, le, le mie voci nella testa che io mi creavo sulla base di quelle che credevo fossero le voci là fuori, perché poi è sempre una percezione della percezione della percezione, la verità è altra. Ehm, Però diciamo che soprattutto per chi, secondo me ci sono due fattori. Uno è il fatto che io sono sempre stato eh, per lo più autodidatta nelle cose, quindi con il beneficio di poter andare al mio ritmo, di essere una spugna di apprendimento, non avere problemi a trovare scuse per sperimentare, eccetera, eccetera, senza, diciamo, aspettare il permesso che qualcuno mi assumesse, quindi la parte freelance, che è un acceleratore in quel senso. E dall'altra parte però significa anche che non hai punti di riferimento, cioè non c'hai il maestro che ti dice questo è giusto, questo è sbagliato, ripeti. Ti devi anche molto autoregolare, auto-osservare, confrontare spesso per evitare di chiuderti in un tunnel e dire sono bravissimo, poi invece non è vero, il mondo reale è un altro. Quindi da un lato l'assenza di punti di riferimento per via di questo discorso autodidatta. Poi tra parentesi, nel 2014 i corsi su Crotaki non esistevano, proprio non c'era niente. L'unico modo per studiare era andare a parlare o a leggere quelli che lo facevano in America in tempo reale e raccontavano a spizzichi e bocconi. Poi prendi queste cose, ne fai tesoro, le colleghi a quello che sai, li applichi ai tuoi progetti di consulenza che stai seguendo, vedi che funziona, impari, continui a aggiornarti. Poi dal 2015-16 sono cominciati a nascere i corsi. L'unica cosa che c'era forse nel 2014 era Tradecraft, che era un percorso con diversi track, sempre in Silicon Valley fisicamente, 12K a semestre, una cosa del genere, quindi proprio quasi master, e che aveva diverse track, design, business e anche growth. E, poi dopo venne Growth Tribe, che ha chiuso pochissimo tempo fa, l'Accademia di Growth Europea, eccetera, eccetera. Quindi in quel caso eri anche costretto a essere autodidatta perché non c'è un percorso strutturato. E ancora oggi ci sono degli elementi formativi, ma non c'è un percorso predefinito per fare il mestiere che faccio io. E il secondo fattore invece è il fatto che soprattutto se tu fai, come facevo io, consulenza strategica, molta consulenza strategica e molta formazione, quindi limitatamente tocchi la parte operativa, anche se l'hai fatto in altre fasi della tua carriera, sei sempre soggetto alla possibile obiezione, vabbè sì, ma questo parla parla, poi non sa fare le cose. Che è un paradosso che soprattutto vive, secondo me, il settore nostro della comunicazione e del marketing, perché nel mondo reale nessuno si sognerebbe di dare più soldi a un operaio rispetto all'architetto, per motivi evidenti, nel senso che la conseguenza di un errore ha ripercussioni molto più gravi, è una responsabilità più grande, viene prima, eccetera, eccetera. Mentre invece nel marketing sembra quasi che se sei quello che fa la strategia e poi gli altri seguono, vali di meno di quelli che seguono. Perché devi dimostrare di sapere anche seguire, se no non vali niente. Che è ridicolo. Anche perché se tu proprio, non è un'opinione questa, nella realtà, cioè l'insegnante di yoga
di Jeff Bezos ha più impatto sul business del miglior advertiser performance cazzi e mazzi analytics API make AI di Amazon, perché quello, se anche fa il meglio che può fare, smuove quanto? Più 0,00001% il fatturato di Amazon per come è disegnato quel ruolo, mentre invece una persona che lavora sul mindset, sulla cultura aziendale, sui processi, dà una schicchera e fa la differenza tra 1 milione e 10 milioni. Quindi, ma questo è evidente. Il problema che abbiamo noi in Italia, secondo me, è che l'università sforna, purtroppo questo è vero, delle persone completamente incapaci a livello operativo e quindi si crea un'abbondanza di teorici e strateghi e una piccola parte invece di esecutori bravi. Nella realtà, se le cose funzionassero, ci dovrebbero essere un sacco di esecutori bravi e solo quelli che hanno tanta esperienza e ragionano bene, sviluppano loro, fanno anche gli strateghi dopo. Invece abbiamo tutti strateghi. Però ciò non toglie che lavorare a quel livello per natura ha più impatto, perché sono scelte che hanno un impatto più grande. Però in Italia, se tu sei un divulgatore, un formatore, uno stratega, sembra che sei un incapace, un impostore by definition, no? E quindi comunque anche io, oddio, forse soffrivo è una parola grande, però me lo ponevo questo problema. Infatti io in realtà ho sempre fatto operatività per me stesso, quindi magari anche dove non offrivo servizi operativi ai miei clienti, le mie cose me le facevo io, non le ho mai delegate. Quindi i lanci dei miei corsi, dei miei infoprodotti, quando mi è capitato, prodotti digitali, eccetera, eccetera. Però c'è sempre stata questa cosa che è un'obiezione, tipo, e se uno dice, ah, fammi vedere questa cosa, io che gli rispondo? Quindi in parte era questo, che comunque era una percezione diffusa del mercato. Quindi mi sono detto, scalando, cambiando forma in questo discorso azienda, con un team, potendo coprire anche la parte operativa, è un po' come se avessi corretto il bug, perché in questo modo ho sia la credibilità del saper fare le cose, sia la credibilità, la capacità di coprire anche la parte di trasferimento di conoscenze, abilitazione ad altre aziende a seguire questo metodo e saperli aiutare sulla strategia, poi la eseguono loro. La realtà è che questo secondo me un perfetto esempio di quello che dicevo prima, cioè di dimostrare agli altri di essere qualcosa che sei sempre stato. Cioè io Chiaro. la priorità la so fare, anche se non la faccio, la so fare. Quindi perché? Perché fa sto circo per dire guarda che in realtà devo dimostrare al mondo che ho i capelli scuri. 5 anni di lavoro, ok, ho i capelli scuri. Ce l'avevi anche 5 anni fa. Non è che- Guarda, Però, nei saperi, diciamo, nella saggezza occidentale o orientale mhm, soprattutto, io medito da tanti anni ormai e la storia è un po' vista e rivista, nel senso che sono arrivato talmente a dei livelli di stress con le mie aziende che avevo immagino. necessità, no, di respirare, anche solo di rimparare a respirare. E una delle prime cose che mi ricordo mi abbiano raccontato in un workshop diciamo, del centro buddista è stato che il pensiero negativo verso te stesso non scaturisce da qualcosa di non vero. Se ti Mm, triggera è perché c'è comunque qualcosa che certo, ha del vero, perché se io adesso andassi da te e ti dicessi, oh guarda, che brutto biondo che sei, tu dici, boh, ma mica so biondo, che me sì, sì, frega. Però se ti dicessi qualcosa che invece ha un fondo di verità, inizierebbe a triggerarti, no? Quindi su questo è sempre un bel processo cercare di capire come mai certe cose ti triggerano. In altre situazioni viene spesso detto che le persone peggiori con cui tu hai proprio avuto le peggio esperienze nella vita in realtà sono i tuoi specchi, che sì, 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 riflettono sì. esattamente quello che di più profondo ti triggera. No? Mhm, E su questo io andrei su un altro paio di domande che sono in certo, questo caso più legate al rimanere sul pezzo, nel senso, con ritmi di lavoro comunque mi immagino alti, come fai a rimanere sul pezzo? Qual è la tua ricetta segreta un pochettino per, non so, routine fisica, routine mentale, piuttosto che dieta, piuttosto che me ne vado in vacanza ogni X? Non lo so. Cosa fai tu per stare sul pezzo? guarda, le cose che ti direi,
tra tutte le cose che ho provato, che faccio dalle piccole alle grandi, forse quelle che ti direi che anche solo a periodi mi sono reso conto mi danno dei boost visibili, cioè non più uno, ma wow, vedo la differenza, sono sicuramente a numero uno, cercare di mantenersi delle giornate, spesso il lunedì, prive di call, prive di meeting. Questo per me non è un meeting, quindi non vale. Però non sempre è fattibile, ma se uno si organizza con qualche mese di anticipo può cominciare a farlo. Lunedì zero meeting. Perché questa cosa? Perché numero uno, eh, è difficile che il venerdì si sia chiuso con tutto fatto. È auspicabile che tu il weekend non hai lavorato, risultato, il lunedì tu cominci con la roba che dovevi fare venerdì. Quindi cominciare la settimana con una giornata dedicata 100% all'operatività significa che tu hai il tempo di chiudere la settimana precedente e iniziare quella nuova in pace. In più è come se la settimana cominciasse da martedì, quindi è più corta, lato meeting, è anche uno stimolo a dire, lunedì per me è come se fosse tutto occupato, quindi ti devo pianificare la settimana dopo, quindi a volte ti dai anche il permesso di renderti conto, ma perché la call devo farla domani? Sì, sono libero domani, ma devo farla domani, posso farla tra una settimana invece che domani, perché devo per forza riempirmi a tutti i costi? E, e un'altra cosa utilissima è, se si riesce, mettersi l'impegno di uscire la sera di lunedì. È una cosa che abbiamo sperimentato a caso, poi in realtà non siamo riusciti a mantenerla, però ci dobbiamo tornare. Io ancora ho il so sul calendario con la mia compagna, perché se tu hai, così come spesso sabato fai qualcosa e domenica fai qualcosa, avere questa cosa di dover fare qualcosa la sera lunedì fa sì che tu ti svegli aspettando qualcosa di bello, aspettando Eviti il Monday blues completamente, quindi. bravissimo, e elimina queste due cavolate, eliminano completamente la negatività del lunedì. Il lunedì è come sabato, come Natale, anzi come venerdì, perché lavori, però non sei intasato da meeting, quindi non c'hai l'ansia, ah ma devo fare anche quelle altre cose per martedì, mercoledì, eccetera, eccetera. E punto due, aspetti la fine della giornata per fare qualcosa di bello la sera che ti sei pianificato come se fosse un venerdì o un weekend. E poi non solo quel lunedì, ma la dinamica della settimana è visibilmente diversa. Quindi questa è una cosa che consiglio tantissimo. Poi ci sono tanti piccoli dettagli, tipo anche se lavori da casa, vestiti, non stare in pigiama, cambia tutto, completamente tutto, solo questa cosa. Proprio, è come se la soglia minima di attenzione in pigiama è qui, la soglia minima di attenzione se sei vestito, anche se sei a casa, fai le stesse cose, è qui. Non può scendere sotto qui. Che poi è anche una cosa fisiologica, cioè tu hai un discomfort minimo perché hai vestiti non formali, però non stai in pigiama cazzarola, quindi cambia il livello di attenzione. A livello di formazione ti direi che più che avere, oltre a diciamo, cercare di leggere e studiare in ogni ritaglio di tempo possibile, più che avere lo slot di studio, eccetera, quello che cerco di fare è di avere come si fa quando hai un second brain, non so se hai presente, è di usare un modo, diciamo, di prendere note progressivo, di progressive summarizing, cioè leggere un articolo, chiudere la scheda e è finito, non cambia la tua vita in nessun modo. Tu dovresti avere dei passaggi, dei travasi, perché leggi un articolo, le cose più fighe, le frasi delle ritagli te le salvi di là. Poi le rileggi finché non diventano bullet point sempre più stretti, sempre più sintetici, che poi sono a portata di mano e te li puoi recuperare. Quindi io per esempio quando trovo dei link me li metto su un canale Telegram che è il Dropbox di me stesso, con cui tra l'altro mi passo le cose da un device all'altro. Altra cavolata, mi ha cambiato la vita, soprattutto quando devo passare dei file da solo, stupendo. Cioè non riesco a immaginarmi io che non ho quel canale Telegram in cui mando le cose da solo. E lo uso poi come dump per tutte quante queste. Quando ho tempo vado là, dico che cazzo ho incollato, poi comincio a leggere a ritroso. E poi trasformo in note, eccetera, eccetera. Okay, let me make a quick break from the show to explaining why this project came alive. 6 months ago, I started a new journey. I started interviewing founders to discover what were their secret sauces for success. But even more importantly, I was curious to understand how much pain they had to go through to succeed in their ventures. We all know how this painful journey is,
but very few people are willing to talk about it. And that's exactly what we're doing at the Founder Bible, breaking the narrative of toxic hustle culture and showing the real, true deepness of these experiences. And if you're curious to know about my own personal journey, then go to allgreenwisdom.com, where I'm sharing my learnings on physical, mental, and emotional health. Io concludo la conversazione con l'ultima domanda, che è abbastanza anche questo un po' ricorrente per chiudere il loop. A me piace definire i founder come degli atleti ad alta performance, ma con una grande differenza, che tu da atleta sai che se vuoi competere per un certo obiettivo, non so, mettiamo le Olimpiadi, e ci vuoi arrivare nel più breve tempo possibile, o in realtà ci vuoi arrivare del tutto, hai bisogno di un team per te stesso che ti supporti nel tuo percorso, no? Il modello sportivo in realtà è gestito in maniera molto diversa da quello dei founder, perché se tu sei uno sportivo di livello, c'è un recruiter che ti scova e ti inserisce in un club o una federazione che ti mette a disposizione tutte queste risorse, no? Se tu sei un founder e prendi soldi da un VC o qualunque altro diciamo, genere di investimento, a meno che non sei in alcuni pochissimi rari casi dove c'è anche un supporto al di là della parte economica, tutto il resto in realtà te lo devi gestire da te. Sì, e sì. il founder medio pensa che, visto che nessuno lo obbliga a usarlo, questo supporto, no? Diciamo, io tanto sono figo, me lo faccio da solo, non ho bisogno di un team per questo supporto. Nel tuo caso mi hai raccontato un pochettino, diciamo, il tuo sistema di supporto esistente. Se dovessi costruirti il tuo sistema ideale da qui al futuro per raggiungere i tuoi obiettivi, quindi ritorno a dire non un team aziendale, ma qualcuno che lavori con te su di te, hai 5 seats, no? 5 sedie in questo board personale, chi ci metteresti o cosa ci metteresti? Allora, beh, intanto quello che dici lo sto già facendo. Quindi insomma sono d'accordo con Fantastico. te, è verissimo che ci sono, poi fa ridere nel senso che io di estrazione non ho una laurea in marketing, ho una laurea in psicologia, quindi sono il primo a conoscere questa dimensione. Ed è, diciamo, è nel tuo interesse, perché il tipo di accelerazione che puoi avere dal renderti conto e superare quelli che oggi sono i tuoi limiti eh, è un lavoro, cioè non è sbagliato che si pagano delle persone per farlo, perché io posso essere tuo amico, ma potrei non voler investire quell'energia per dirti guarda che è tutto giusto, ma c'è una foglia di basilico a dei denti da 2 ore, solo che quando te lo dico risulto antipatico. Magari non è una foglia di basilico, ho sbagliato io, era un riflesso di luce, poi mi dici pure che sono stronzo. Non mi va di essere chiamato stronzo, non te lo dico della foglia di basilico. È per questo che esistono i coach, per questo che esistono figure specializzate che ti spronano a esplorare determinate cose di te stesso. Quindi in questi 5 seats ci metterei sicuramente la mia compagna, un'altra volta, dopodiché ci metterei un consulente finanziario specializzato nella gestione del patrimonio, che per fortuna ho, e dopodiché ci metterei sicuramente una figura di coach, business coaching, che ho avuto per un periodo e mi ha aiutato molto nella fase della transizione che ho raccontato, quindi ho avuto la fortuna di collaborare con un coach in quella fase che mi ha aiutato molto a chiarirmi le idee e a chiarirmi anche le idee sul dopo. Tipo. E quindi, ok, essere un pesce che vola non ha senso, rimaniamo pesci, mo come pesce che fai? e, e, e poi ti direi che altra cosa mi è capitato soprattutto per la gestione di aspetti personali, quindi non tanto per la parte di lavoro, ma per il costo che essere un founder ha sul resto della vita, che non è il founder, di fare anche un percorso di terapia, quindi ci metterei anche una figura, un psicologo, psicologa, e mi rimane un sit, e come sit finale ci metterei un mio simile, semplicemente come sparring partner, come feedback, qualcuno per poter, che sta facendo anche una cosa diversa, non dobbiamo lavorare, anzi il prerequisito sarebbe che non siamo soli, non stiamo lavorando insieme, però deve essere una persona con cui potersi prendere, che sai che c'è un allineamento di valori, di attitudini, di approcci, di visione
delle cose in generale. Poi magari io faccio digital, quello vende lavatrici, è rilevante, dove però è possibile prendersi una birra e, mi verrebbe da dire, e ricordarsi chi sei ogni tanto, in maniera anche ampia, che poi chiaramente aiuta anche sul business, però direi sì, avere questi esempi. Anche perché, diciamo, una cosa perché una cosa che succede quando sei founder, soprattutto se hai soci, è che come è naturale, eh, vivi l'azienda. Se non te lo imponi di contaminarti, di tirare la testa fuori, la tua vita sono quelle 4 persone, quelle 20, quelle 30 persone che occupano la maggior parte del tuo tempo, tutti i giorni, tutto il giorno, purtroppo molto spesso, e non esiste nessun altro. O se esiste qualcun altro, è qualcuno che magari fa parte di altre cerchie e diciamo che quando ci parli spegni quella parte del cervello anche perché non lo vuoi ammorbare sulle cose tue da founder, non vuoi parlare di qualcos'altro tu per primo e sicuramente non vuoi annoiarli. Però invece se hai la fortuna, se hai la fortuna di incontrare persone del genere, è interessante perché ti rendi conto che esistono là fuori persone molto simili a te che stanno facendo le cose diversamente. E allora ti dici, ma io sono scemo. Se questa persona che condivide questi principi si è data il permesso di fare queste cose, perché non lo faccio pure io? Perché sto con questi e non sto con questo? Perché qua è possibile e qui non è possibile. Cosa ho sbagliato? Cosa sto sbagliando che posso cambiare da domani? E quindi diciamo, innanzitutto è molto piacevole, è rassicurante, tipo, non esiste solo questo, esistono anche queste cose, ti dà molto contesto, anche se poi non per forza si deve a tutti i costi fare azienda insieme, essere soci. Fantastico. Grazie mille Luca, è stata una chiacchierata fantastica. Alla prossima. Grazie a te, sono contento, sia stato interessante.